Benvenuti nel primo video di questa serie. Vedremo come realizzare un mobile parametrico in Blender attraverso i Geometry Nodes. Apriamo quindi Blender e questa è la schermata iniziale e facciamo clic in alto sui Geometry Node, quindi sul tasto New, e adesso con la combinazione di tasti Alt e tasto destro del mouse facciamo una linea sul collegamento per eliminarlo. Aggiungiamo adesso il nodo Cube, vediamo che il nodo Cube lo colleghiamo alla geometria e è già impostato con i valori x, y, z 1. Facciamo un po' di spazio e aggiungiamo il nodo separate xyz, scusate, combine xyz, che ci permette di poter lavorare sul vettore xyz in modo indipendente, quindi di avere un valore per x, un valore per y e un valore per z. Colleghiamo quindi il nodo al size, il nodo lo abbiamo cambiato di nome in dimensioni, che è un nome più appropriato, e quindi questo ci si occuperà di dare le dimensioni al nostro cubo. Colleghiamo la x all'input e cambiamo nome in spessore fianco, ovviamente questo sarà lo spessore del nostro fianco. Colleghiamo anche la y al nodo di input, y in questo caso sarà la profondità perché è sull'asse y, e di conseguenza la z comanda l'altezza, di conseguenza collegandolo all'input cambieremo il nome di z nell'etichetta con l'etichetta altezza. Adesso dobbiamo preoccuparci di traslare il cubo. Diamo dei valori intanto sul lato destro per vedere come funziona e effettivamente prende i valori per cui si dimensiona. A questo punto bisogna traslarlo, però prima di traslarlo è necessario che il nodo cube venga trasformato in un'istanza, quindi bisogna trasformare questa geometria in una istanza perché possa poi successivamente essere traslato dal nodo opportuno. Quindi trasformiamo, andiamo in cerca del nodo instance geometry to instance e adesso bisogna trovare il nodo per la traslazione. Ecco il nodo per la traslazione. Adesso dobbiamo quantificare i valori di x, y e z per dargli una corretta posizione al nostro fianco. Quindi adopereremo di nuovo il nodo combine x, y, z, anche se ho copiato il nodo delle dimensioni, ma il concetto è lo stesso. Quello che conta è il tipo di nodo e quindi dobbiamo, dopo aver verificato che cosa fa, come in questo caso, dobbiamo provvedere a collocarlo in modo opportuno. Quindi prendiamo il nodo mat, apriamolo in divide e dividiamo per 2 il valore che andremo a connettere. In questo caso connettiamo come primo valore l'altezza, in modo da spostare il nostro fianco in alto, quindi della metà del suo valore, in modo da giacere sull'asse X. Ecco qui, si è spostato in alto.
duplichiamo il nodo divide, adesso è il turno della profondità. Abbiamo sbagliato la profondità perché anziché andare in un senso è andato nell'altro, quindi basta dividere per -2 e vediamo che il fianco si sposterà tutto in avanti. Non rimane adesso che l'ultimo valore, quello dello spessore del fianco, che è comandato dalla X. Infatti vediamo che il fianco giace sull'asse Y esattamente alla metà, quindi dobbiamo prendere il valore di spessore fianco, dividerlo per 2 e questo deciderà lo spostamento sul lato destro sull'asse delle X. Ecco, quindi il fianco si è posizionato esattamente con il vertice sinistro all'origine. Quindi quando aumentiamo la profondità e l'altezza si modifica di conseguenza sul lato destro. Ed è proprio quello che volevamo, perché si parte da un'origine 0 e poi si aumenta verso destra. Se vogliamo possiamo anche dare dei valori minimi e massimi. In questo caso lo spessore del fianco si decide di dare per esempio il minimo di 1 centimetro e il massimo di 10 centimetri. Poi ognuno può camuffare, cambiare questi valori come meglio crede. Questo però aiuta a far capire che è possibile dare un minimo e un massimo ai valori che sono impostati. A questo punto è necessario fare più spazio perché ci occupiamo del fianco destro. Non facciamo altro che copiare tutti questi nodi, selezionarli e col tasto Shift Ctrl D possiamo trascinarli. In questo modo conserveremo anche tutti i collegamenti. A questo punto è necessario aggiungere il nodo Join Geometry poiché la geometria viene arricchita di un secondo fianco. Quindi prendiamo il collegamento del primo fianco, lo inseriamo all'interno di Join Geometry e poi sull'output. E questo per il primo fianco. La stessa cosa dobbiamo fare per il secondo fianco, che sarà coincidente con il primo, perché le dimensioni e anche la traslazione equivalgono esattamente con il primo, avendo noi copiato tutti i nodi. Dobbiamo quindi traslarlo in modo opportuno, ci serviamo di un altro nodo mat, per cui trasformiamo, scusate, il nodo mat in subtract, quindi una sottrazione, e provvediamo a dividere, cioè a sottrarre la metà dello spessore del fianco dalla larghezza. Adesso questo valore nuovo lo chiameremo appunto larghezza e sarà il valore che potremo impostare all'interno del node geometry sulla nostra destra. Diamo quindi il valore alla x, proviamo a cambiare lo spessore dei fianchi e anche a vedere come si comporta nel caso della larghezza. Effettivamente si muove soltanto il fianco destro, che è come volevamo, perché abbiamo detto che si parte da un'origine 0 e poi si aumenta verso destra. Bene, a questo momento il nostro video si è concluso. Arrivederci a tutti al prossimo video.